Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel video. Se vi piace quello che state per ascoltare, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E se volete sostenermi ancora di più, potete usare il pulsante unisciti qui sotto. Grazie di cuore, e cominciamo insieme questo racconto. Negli ultimi giorni il nome di Gupse Özay è tornato sulle prime pagine, in Turchia e in tutta Europa. L'attrice e sceneggiatrice, apprezzata per la sua franchezza e la sua sensibilità, ha condiviso un racconto intimo che ha riacceso l'attenzione su uno dei legami più amati e discussi del panorama turco, quello tra Bara Arduc ed Elçin Sangu. Una coppia che il pubblico ha imparato a seguire con passione, un duo che nel tempo è diventato simbolo di intesa, fascino e complicità davanti alle telecamere e oltre i riflettori. Durante un'intervista recente, Gupse ha svelato un dettaglio che pochi si aspettavano. Ha visto da vicino il dolore attraversato da Bar dopo l'allontanamento da Elçin, un periodo che ha descritto come tra i più difficili e fragili della sua vita. Parole misurate, ma capaci di arrivare dritte al cuore. Per molti fan è stato come aprire una finestra su una stanza rimasta a lungo chiusa. Improvvisamente, il silenzio ha preso forma, e la storia che tutti credevano conclusa ha ricevuto un'eco nuova. Con voce pacata ma ferma, Gupse ha spiegato che quel momento ha cambiato anche la loro amicizia. Bara ha una profondità che non tutti conoscono, ha fatto capire, lasciando intendere quanto dietro le apparenze ci fosse un mare di emozioni trattenute. Ha parlato di giorni in cui la tristezza non faceva rumore ma riempiva ogni spazio, di quelle ore sospese in cui si vorrebbe dire molto e invece si resta immobili per paura di sbagliare. Impossibile, per lei, restare indifferente di fronte a quel peso. E non si è fermata lì. Gupse ha ammesso qualcosa che nessuno aveva detto con tanta nitidezza. Ha avuto un ruolo concreto nel riavvicinamento tra Bara ed Elçin. Un gesto definito da molti decisivo. Non grandi manovre, non scenari da film, ma parole dette al momento giusto, silenzi rispettati e un filo tirato con cura per non spezzarsi. A volte basta un seme di sincerità per cambiare il corso delle cose, è il senso di ciò che ha raccontato. Lei non ha voluto essere protagonista, ha scelto di essere presenza. Le redazioni si sono subito attivate. Portali online, magazine di spettacolo, trasmissioni televisive, tutti hanno dedicato spazio a quella che è già stata ribattezzata la confessione più umana di Gupse Özay. Sui social sono piovuti messaggi di stima e di riconoscenza. C'è chi ha scritto che non tutti hanno il coraggio di parlare con il cuore in mano, e chi ha sottolineato quanto sia raro trovare qualcuno disposto ad ascoltare senza giudicare. L'attrice, con la sua consueta calma, ha ribadito di non aver mai voluto invadere campi altrui, ma di aver sentito la necessità di allungare la mano quando un equilibrio si stava spezzando. L'intento, ha spiegato, non era cambiare il destino di nessuno, ma ricordare ciò che conta. Ha parlato di pause necessarie, di distanze che in certi casi aiutano a vedere con chiarezza quello che la vicinanza confonde. E queste parole non hanno soltanto commosso, hanno anche rimesso in prospettiva il percorso emotivo di Bar dopo quell'interruzione. Per mesi lui è rimasto discreto, schivo, ma chi gli era vicino sapeva. Gupse, con la delicatezza che la contraddistingue, ha descritto i giorni vuoti, le domande senza risposta, le notti in cui non si dorme perché la mente continua a tornare sempre sullo stesso punto. Era evidente, ha lasciato intendere, che qualcosa tra loro meritava di essere ascoltato ancora. Il passaggio più sorprendente è arrivato quando ha raccontato come, con gesti semplici ma studiati, abbia fatto da ponte tra Bara ed Elçin. Nessuna intromissione brusca, piuttosto un lavoro di cucitura. Ascoltare separatamente, capire i tempi, rispettare le sensibilità, e poi, solo quando era giusto, rimettere in contatto. Ha spiegato che per lei l'amicizia è anche questo, ricordare a due persone quali corde li hanno fatti vibrare all'unisono, quali valori hanno sostenuto la loro intesa nel momento in cui tutto sembrava franare. Non per riscrivere il passato, ma per dare al presente una possibilità limpida. Quelle frasi hanno fatto il giro del web. I sostenitori della coppia si sono emozionati. Molti hanno commentato che senza Gupse forse il loro cammino non si sarebbe incrociato di nuovo con tanta serenità.
Altri hanno riflettuto sul valore di avere accanto qualcuno che, quando tutto trema, non scappa ma resta, e trova il modo di tenere la luce accesa. In mezzo al rumore della rete, un sentimento condiviso, la gratitudine verso chi sceglie l'empatia come bussola. Nel frattempo, Elchin Sangu ha preferito il basso profilo. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma diversi post che parlano da soli, pensieri su speranza, su seconde volte che non sono copie delle prime, su come si cresce quando si accetta di rimettere insieme i pezzi senza vergogna delle crepe. E questo ha alimentato la curiosità del pubblico, che non ha mai smesso di leggere tra le righe. Da parte sua, Bar Harduk non ha confermato né smentito le parole di Gupse, ma i gesti sembrano arrivare prima delle frasi. Sono tornati a farsi vedere insieme in alcuni eventi, con quell'armonia fatta di sguardi complici e sorrisi che non hanno bisogno di spiegazioni. I fotografi hanno colto momenti intensi, una risata trattenuta, un cenno inteso, un respiro che si sincronizza con quello dell'altro. Tutti elementi che hanno riacceso l'interesse mediatico, ma soprattutto la speranza dei fan. Intanto, Gupse è diventata una figura chiave di questa narrazione. Il modo in cui parla di affetti e di lealtà, senza pedestalli e senza proclami, ha stimolato un dibattito ampio. Che cosa significa prendersi cura dei legami, oggi? Secondo lei, le connessioni non hanno a che fare con il possesso, ma con la compagnia nella tempesta e nella quiete. A volte non siamo i protagonisti della storia di chi amiamo, ha detto con la naturalezza di chi non cerca applausi, ma possiamo essere la memoria di ciò che li ha fatti incontrare. Quella frase è stata condivisa migliaia di volte e discussa nelle trasmissioni della sera. I commentatori l'hanno definita una prova di maturità emotiva, una lezione di equilibrio tra discrezione e coraggio. La verità è che le parole di Gupse non raccontano soltanto una vicenda che il pubblico segue da anni, sono anche una riflessione su come si resta umani quando il mondo osserva. Molti utenti hanno concordato sul fatto che il suo esempio dimostra come, in un universo di apparenze e fraintendimenti, i legami autentici possano ancora fare la differenza. Nelle ultime ore, le piattaforme digitali si sono riempite di ringraziamenti nei confronti di Gupse Ozai. L'hashtag #ThankYouGups ha iniziato a circolare con forza, e sotto i suoi post sono arrivati messaggi come «La tua empatia ispira, grazie per ricordarci che l'intesa vera ha bisogno di alleati, sei il cuore discreto dietro una storia bella». Tra l'ondata di reazioni, emerge qualcosa di più profondo. Il pubblico non osserva soltanto la rotta di Bar ed Elchin, ma anche il modo in cui Gupse ha cercato di rimettere ordine attraverso l'ascolto. È il valore dei legami invisibili, fatti di comprensione, di rispetto, della parola giusta al momento giusto. Secondo gli osservatori dei tabloid, questa vicenda non parla soltanto di sentimento, ma soprattutto di umanità. C'è chi resta a distanza dalle fatiche degli altri, e chi, come Gupse, sceglie di esporsi con delicatezza, mettendo a disposizione la propria sensibilità senza trasformarla in spettacolo. È un gesto controcorrente in un tempo in cui tutto si commenta e niente si cura davvero. E adesso? Per il futuro di Bar Harduk ed Elchin Sangu il cielo appare più limpido che mai. Si parla di possibili nuovi progetti insieme, di apparizioni pubbliche in coppia, di viaggi condivisi che avrebbero già acceso la fantasia dei fan. C'è chi sogna di rivederli nella stessa produzione, chi immagina interviste a due, chi, semplicemente, desidera che quell'alchimia così riconoscibile continui a brillare senza forzature. Qualunque sia la forma, l'augurio è che il loro percorso ritrovato trovi spazio per respirare. Qui, su Segreti Turchi, stiamo seguendo ogni dettaglio di questa storia che intreccia emozione, lealtà e seconde possibilità. E a voi, che cosa sembra? Pensate che l'intesa tra Bar ed Elchin sia rinata grazie all'intervento discreto di Gupse Ozai, o credete che sia stato il tempo a fare il suo lavoro, aprendo una strada che prima non si vedeva? Scriveteci nei commenti, vogliamo leggere la vostra opinione. Se amate racconti pieni di emozioni vere e sguardi dietro le quinte del mondo dello spettacolo turco, ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi, attivare la campanella e, se desiderate sostenere ancora di più quello che facciamo, premete il pulsante Unisciti per accedere ai contenuti esclusivi e supportare direttamente il canale. Grazie per aver guardato il video,
ci vediamo presto con una nuova storia. Prendetevi cura di voi e a presto. Mentre le immagini scorrono e la memoria si nutre di dettagli, vale la pena tornare su un punto che molti hanno evidenziato: la forza del non detto. In un'epoca in cui tutto deve essere subito spiegato, giustificato, incasellato, la vicenda di Bare ed Elchin ha mostrato che esistono tempi interiori che non si possono misurare con il cronometro dei social. I loro passi, prima incerti, poi via via più concordi, raccontano di un cammino in cui nessuno dei due ha preteso di avere ragione, ma entrambi hanno cercato un luogo comune in cui parlarsi con verità. E se oggi li rivediamo sorridere, forse è perché quell'ascolto paziente ha trovato forma. Goops ha insistito molto su questo: non è mai stato un gioco di ruoli, non un copione da recitare per far contento il pubblico. È stato, al contrario, un tentativo onesto di riconoscere ciò che fa bene e ciò che ferisce, ciò che può essere salvato e ciò che è giusto lasciare andare. C'è una differenza tra l'ostinarsi e il prendersi cura, tra il restare per abitudine e il tornare perché si sente davvero il bisogno di farlo. E in questa differenza, dice lei, sta il senso del loro riavvicinamento. Nel racconto di Chi c'era, ci sono piccoli frammenti che dicono molto: una telefonata più lunga del solito, un messaggio lasciato senza richiesta di risposta, un invito a prendere un caffè senza fissare un orario, con la libertà di presentarsi o meno. Sono dettagli minuscoli, ma capaci di cambiare il colore di una giornata. Non si riconquistano i ponti con le dichiarazioni altisonanti, si ricominciano a costruire con la pazienza di chi sa che anche il cemento ha bisogno del suo tempo per indurire. Anche i media, a poco, hanno trovato una misura diversa, meno clamore, più osservazione. È come se questa storia avesse costretto tutti a rallentare e a guardare meglio, a capire che dietro ogni scatto c'è un prima e un dopo che non sempre coincidono con quello che si immagina. Così, le fotografie di Bare ed Elchin non sono più soltanto trofei da copertina, ma finestre su un percorso che ha il pregio raro di non negare le fatiche. Molti fan hanno ricordato i momenti in cui li hanno visti brillare insieme, e lo hanno fatto con un affetto che non giudica ma accompagna. Hanno scritto di come certe scene, certe interviste, certi sorrisi condivisi siano diventati ricordi personali, come se una parte di quella luce avesse illuminato anche le loro vite. È questo, probabilmente, il motivo per cui la risonanza è stata così forte. Quando un legame pubblico tocca corde private, si crea un'onda che arriva lontano. E poi c'è il valore dell'amicizia che non pretende ringraziamenti. Goops non ha cercato di riscrivere nulla, ha custodito, ha atteso, ha parlato quando serviva e ha taciuto quando il silenzio era più eloquente. La sua è stata una scelta di misura, non di esposizione. In un mondo che confonde spesso la visibilità con la verità, ha ricordato che ciò che salva resta molte volte invisibile. È un insegnamento che va oltre questa storia e che in tanti, da spettatori, hanno saputo riconoscere. Oggi, se si guarda avanti, si vede un orizzonte ricco di possibilità. Forse arriverà un nuovo progetto condiviso, forse un'apparizione capace di raccontare senza parole il cammino fatto fin qui. O magari, semplicemente, arriverà una normalità che non ha bisogno di essere spiegata ogni volta. In ogni caso, ciò che conta è l'autenticità riconquistata, la capacità di prendersi il proprio tempo, di mettere in fila le priorità e scegliere di esserci. Noi di Segreti Turchi continueremo a seguire ogni sviluppo, con il rispetto che questa storia merita. Perché al di là delle luci della ribalta, c'è un messaggio che non smette di valere. I legami veri sopravvivono ai malintesi, quando c'è la voglia di imparare dall'errore. E se qualcuno, lungo la strada, ci tende una mano per non farci cadere, tanto meglio. A volte, il coraggio più grande è accettarla.